Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un breve ma intensissimo esempio di coraggio, originalità e qualità musicale dal Medio Oriente. Diciamo le cose come stanno. Per suonare metal, oltre a diverse doti musicali e non, serve anche un certo coraggio. Il coraggio in particolare di affrontarlo a dispetto di tutto e di tutti, già sapendo in partenza che al 99% il successo non arriverà. Ma c'è anche il coraggio di essere diversi, alternativi in una società che, nonostante qualche timido passo in avanti, ancora tende a discriminare chiunque non si allinei alla normalità, ammesso che questo concetto abbia mai avuto un vero significato e soprattutto che ce l'abbia oggi. Un discorso valido in generale, per quanto c'è da dire che alcuni gruppi si rivelano più coraggiosi di altri. Non parliamo di chi suona branche di nicchia, ignorate da gran parte degli stessi amanti del metal, né di chi mescola il genere con qualcosa che questi ultimi odiano. Per quanto anche questi sentieri necessitano di risolutezza per essere percorsi, ne deve avere ancora di più chi suona metal in luoghi dove farlo non comporta solo essere ignorati e poco accettati a livello sociale, ma concreti rischi per la propria libertà e incolumità. È il caso degli Al-Namrud. Dalla loro fondazione nel 2008, questa band si è guadagnata una relativa fama underground, in primis per la sua provenienza, l'Arabia Saudita, e non solo. Se già suonare metal là è difficile, farlo con testi antireligiosi è anche peggio. Nel loro paese d'origine, i membri, protetti solo dall'anonimato, potrebbero rischiare addirittura la pena di morte. Ma gli Al-Namrud hanno continuato per la loro strada, fatta di resistenza e coraggio, ma anche assoluta serietà e dedizione. In effetti, il gruppo non ha dalla sua solo la peculiare provenienza, ma anche originalità e doti musicali. Worship the Degenerate ne è solo un'altra dimostrazione. Sesto album degli Al-Namrud non si sposta molto dal suono che la band ha sviluppato nel corso degli anni. Di base black metal, i suoi riff non seguono i canoni classici del genere, ma tendono piuttosto ad abbracciare schemi e melodie di origine medio orientale, ma senza abbandonare oscurità e aggressività, anzi accentuate rispetto al passato sia nella musica sia nello scream rabbioso e taglientissimo del nuovo Artiyail al posto del cantato quasi pulito del predecessore Hambaba. Il risultato è un ibrido tutto particolare, merito anche degli strumenti e delle percussioni folk inseriti spesso nella musica, un tocco in più per uno stile in perfetto equilibrio tra esotismo e ferocia. Se poi ci mettiamo anche una cura ottima, almeno di solito, per le strutture complesse delle canzoni, per i cambi di tempo, per riff e melodie, nonché una grande maturità compositiva, Worship the Degenerate avrebbe tutti gli ingredienti per il capolavoro. Un capolavoro che purtroppo gli Al-Namrud sfiorano soltanto. Il perché di ciò sta tutto nella opener Protector of the Earth. Non ha solo una melodia di base poco incisiva rispetto al proseguo della scaletta, peraltro ripetuta troppo a lungo. Soprattutto, se in un disco più lungo il suo impatto sarebbe stato minimo, su uno di 6 tracce per soli 25 minuti, come Worship the Degenerate, incide di più. Nel complesso è anche buona, ma se al suo posto ci fosse stato qualcosa dello stesso livello medio delle altre, e magari 2 o 3 brani in più, staremmo parlando di un disco incredibile. Tuttavia, per il resto, l'album si rivela di altissimo livello, grazie anche a una manciata di perle eccelse. Le più brillanti sono Son of Liberation, un vero macigno tra momenti veloci, ripieni di influssi folk e altri ritmati, di potenza assurda, e poi la strumentale Eclipse. Con la sua impostazione ritualistica, malefica, ripetitiva ma stavolta in una maniera ipnotica e trascendente, si rivela un pugno in faccia di pura oscurità. Da citare anche Free Will, altra strumentale, stavolta senza traccia di metal, forse concepita come una sorta di outro. La sua lunghezza la rende però più di questo, e il solito fascino esotico del gruppo saudita, unito a una notevole atmosfera mogia crepuscolare, la impreziosiscono molto. Per concludere, Worship the Degenerate è un lavoro corto, ma intensissimo, quasi una canzone in 6 parti più che un vero album, ma non è un buon motivo per sottovalutarlo, come non lo è la brevità. Parliamo di un ottimo disco che può fare la felicità di chi ama il black più strano e il folk metal medio orientale. Se lo sei, perciò, ti invitiamo con tutto il calore possibile a recuperarlo.
e non solo per il coraggio degli Al-Namrod, né per la grande importanza del loro messaggio. Più che altro il motivo migliore per farlo è il valore altissimo della loro musica. Voto di Heavy Metal Heaven 87 su 100. Per oggi è tutto. Se hai apprezzato questo video, metti il like, condividilo e commentalo. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!